Ciao a tutti, è da un po' che non faccio questo genere di video, spero che state tutti bene, adesso è arrivato il caldo quindi si esce un po' di più, di conseguenza anche io tra i miei 1000 progetti, il fatto che mio figlio comunque vuole stare di più all'aperto, esco di più, di conseguenza ho meno tempo a fare questo genere di video, soprattutto voi quando registro gli altri sentite dei rumori, ma perché lui ci gioca, di conseguenza pazienza, è importante che comunque si capisca quello che vi voglio far vedere come progetto. Arriviamo a una delle tappe del creare con 3 parole. Oggi vi farò vedere il filato e vi racconto anche il perché. È un racconto un po' strano perché dopo 1000 idee, dopo indecisione sul punto, sul filato, usare l'urex, magari mettere dei punti luce, eccetera, sono arrivata alla conclusione di dover semplificare il tutto, soprattutto perché credo di essere forse l'unica o comunque tra le poche a utilizzare l'uncinetto per crearlo. Di conseguenza mi sono detta pensaci bene perché tanto il tempo ce l'hai, è un attimo a farlo crescere, quindi seguitemi nel ragionamento. Dopo 1000 idee, chiudendo tutto, e grazie anche a un progetto che ho fatto recentemente, che è la borsa a fiore, la quale mi ha riportato molto nella mia infanzia, perché io sono di origine rumena, quindi sono nata in Romania, lì ancora diciamo che ci sono tante famiglie che si occupano con agricoltura. Quella borsa mi ha riportato nella mia infanzia dove a fianco c'erano i miei genitori, i miei nonni che lavoravano il campo e io dall'altra parte che ne combinavo di ogni, quindi raccoglievo tutte le piante possibili e immaginabili e c'era questo campo fiorito con tantissimi colori che non saprei descriverli a parole perché è impossibile, sembrava quasi magica, no? Sembrava tutto magico, tutto sembrava una cartolina, ecco. Allora, siccome il fauno è il dio dell'agricoltura e anche il dio delle praterie, non dei boschi, mi sono detta, facciamo, cioè, ferma l'immagine, ecco, fermati lì, ok? Concentrati su quel momento ben preciso. E ci sono riuscita. Diversamente dall'Italia, il clima lì è molto imprevedibile, praticamente 2 secondi prima c'è il sole, un bellissimo sole brillante dove tutto brilla ed è bello, un secondo dopo piove, ma temporali belli pesanti. Quindi mi capitavano queste giornate in cui in un attimo dovevi scappare via perché arrivava il temporale. E quando arrivava questo temporale c'era tipo una nebbia grigia che si metteva sopra e tutto diventava più spento, quindi quei bei colori brillanti, il verde, il rosa, il rosso, il fucsia, tutti quei colori, il bianco per dire, diventava tutto come se ci fosse un velo di cenere, un velo di plastica sopra. Allora, mi sono detta, però, io mi ricordo che in questi temporali c'erano questi fulmini, che in realtà non erano i fulmini, poi ho capito studiando la parola meglio, i lampi, dove tutto si illuminava, quindi c'era quella frazione di secondo, di momento, dove quando arrivava il lampo tutto diventava brillante, bello, quindi per un attimo è come se fosse tornato il sole, quindi una luce bellissima. Allora io mi sono detta, creiamo quel momento, fermiamoci lì, proprio in quel momento in cui con un lampo, con un nanosecondo, arriva quella luce brillante, tu sei lì e guardi questa prateria che per per pochi secondi, ma ti sembra un'infinità, si illumina e tutto torna brillante. Ed è quello che ho fatto. Quindi io ho preso il filato. Di conseguenza il lampo c'è perché è quel momento preciso, quindi i colori sono belli, lucidi, brillanti, belli, ecco, splendidi, ecco, molto molto accesi. Il fauno c'è
perché sia per quanto riguarda il filato, perché è un 100% cotone, di conseguenza è agricoltura, sia perché io me lo immagino lassù, no? Che guarda e controlla che i suoi pascoli, l'agricoltura, tra virgolette, adesso la sto spiegando proprio basica, perché non sono, non conosco tanto di filosofia, e è lì che controlla che tutto vada bene, quindi lui è presente perché abbiamo a che fare, quindi in questo progetto, con con le sue caratteristiche, ecco. Adesso io vi faccio vedere il filato. Ok, vi piacciono? Guardate che bei colori brillanti. Allora, quindi io ho scelto un 100% cotone in questi brillantissimi colori, quindi la luce non è data da un lurex, non è data da un punto tipo il chevron che ha il zigzag, ma è data proprio dalla luce del colore, quindi del progetto in sé. Perché se avessi usato magari un filato come questo, ma magari ci mettevo tipo un grigio o un nero dentro, quindi tra virgolette sfumato, già cambia l'aspetto di un progetto. O se non avessi preso questo verde, ma avessi preso, non so, adesso non mi viene, un grigio chiaro, per dire, già l'aspetto di un progetto cambia. Prima di tutto lui, che è il cotone fiocco nella versione menta, sarà il colore che utilizzerò di più, quindi per la maggior parte del progetto. Dopodiché ci sono loro tre che gli danno supporto. Non l'ho ancora iniziato, però se mi rendo conto che manca un colore di contrasto o magari un colore più leggero per diminuire l'aspetto, poi ce l'ho in casa, vi aggiorno nel prossimo video, dove andrò comunque già a lavorare leggermente il progetto e cercherò anche di farvelo capire più o meno a grandi linee come è fatto. Non vedo l'ora di iniziarlo. Sarà sempre un progetto un po' particolare, sempre a modo mio. Sul sito di Filati Discount, questo verde, che adesso c'è la luce che li brilla perché essendo un cotone mercerizzato leggermente lucido, e come ho detto prima il menta, se lo volete, non so provare per voi, scusate che adesso mi stanno perdendo. Ecco, faccio vedere tutti. Questo è il fucsia, questo è il cielo, ecco qui si vede meglio, e questo è il giallo. Quindi di questo ne ho 300 grammi, perché i gomitoli sono da 50 grammi 125 metri, invece per quanto riguarda loro tre ne ho 50 grammi di ognuno. Andrò a fare una giacca, non so se a maniche 3/4 o lunghe, perché insomma a settembre secondo me fa ancora caldo, ecco perché anche del cotone, e non riuscirei a lavorare la lana, fa veramente caldo. Quindi ho optato sia per il motivo, perché essendoci cotone, quindi proviene dall'agricoltura, quindi si collega al dio, quindi al fauno, ma anche perché fa caldo, quindi non riesco a lavorarlo. Poi vabbè, potete usare qualsiasi filato e qualsiasi colori. Io adoro i colori brillanti, quindi mi si collega perfettamente anche con la sfida, perché mi soffermo in quel momento preciso in cui avviene praticamente il lampo, ed ecco perché collego tutte e tre le parole. L'ultima, che è il colore unito, è perché sono gomitoli dello stesso colore, non sono gomitoli sfumati. Quindi non mi resta che leggere i vostri commenti, cioè dopo mille viaggi che mi sono fatta mentali, 1000 progetti, 1000 idee, credo di averla semplificata tantissimo, e poi soprattutto è emozionante perché non ci sono solo queste tre parole in mezzo, ma ci sono pure io, quindi i miei ricordi di infanzia, ed è bello, per quanto mi riguarda è un'emozione tripla, quarta, non saprei cosa dirvi, quindi non vedo l'ora di lavorarlo.
non vedo l'ora anche di leggere i vostri commenti, perché non lo so se vi ho sorpreso o sono veramente scontata dopo la, dopo la borsa a fiore, e quindi diciamo che non ci saranno i fiori, però qualcosina che si avvicina. E niente, spero tanto insomma che sia interessante, ecco, come progetto, e che vi possa piacere. Chissà che chi ha abbandonato leggermente il non lo riprende in mano per creare questo progetto. Poi ecco, mi serve un suggerimento per il nome, perché non ho ancora dei nomi ben precisi in testa, quindi qui mi potete aiutare voi, magari sotto mi commentate, oltre al fatto di dirmi cosa ne pensate dei colori del mio progetto, se ho raccontato giusto quello che intendevo dire, nel senso se avete capito il perché di questo progetto e come ho fatto a unire tutte e tre le parole. Ma mi servirebbe anche una mano per il nome, non sono brava a dare i nomi. Sono una frana, veramente una grassissima frana a dare i nomi, ci penso 1000 volte, poi a volte cioè non le esecco neanche, però pian piano imparo. Cercherò di fare, quindi prima del 1° settembre, in cui ci sarà proprio il progetto finale, farò anche un altro video. Non vi dico la data precisa perché non lo so quando, dove già ho un po' di lavoro ben avviato, così capite anche il progetto in sé. Voglio fare un top down, quindi facilissimo da gestire anche sia come taglia, quindi senza cuciture, e quindi anche il punto sarà facile, utilizzerò il punto alto, quindi cresce velocemente. E anche se si carica il video al 1° settembre, visto che fa ancora caldo e visto che comunque il punto alto è bello chiuso, si può utilizzare fino alla prima stagione fredda, perché essendo una giacchina si può mettere anche sotto un giubbotto più pesante. Guardate, io sono più emozionata a raccontarlo che a farlo, secondo me, perché sono, ecco, curiosa di sapere se alla fine, dopo un viaggio con tanti ragionamenti, sono arrivata alla soluzione. Ce n'è ancora, c'è ancora una bella tratta da fare, perché comunque c'è tutto il progetto, il tutorial da registrare con le indicazioni, e c'è anche il secondo video dopo di questa, quindi ci sarà un altro dove già ve lo faccio leggermente avviato. Che dirvi? Vi saluto, e questo video quindi è stato solo esclusivamente per la sfida. Non pronuncio né lo spagnolo né l'inglese perché sono una frana. Poi vabbè, vi metto nel box informazioni, quindi in basso vi metto sempre sotto ogni video tutte le informazioni possibili, sia dell'acquisto del materiale sia della quantità, eccetera eccetera. E in questo caso vi metto anche l'hashtag col quale potete trovare gli altri video della sfida e vedere anche gli altri partecipanti cosa fanno. Saranno sempre dei podcast, quindi di conseguenza ascoltate, ecco, conoscete. Io ho conosciuto un mondo grazie soprattutto a Max, che è grandissimo. Ogni tanto gli do fastidio, lo cerco su Messenger, gli mando qualche messaggio, non mi perdo nessuno dei suoi video. E poi grazie ad Antonio con le sue chiacchiere, a Amalia, che sono fantastiche, molto divertenti. Spero un giorno di partecipare. L'unico mio problema gigantesco e grosso è che ho una connessione a internet pessima, veramente pessima, ci vuole quasi una giornata a caricare un video, quindi a fare una diretta è impossibile, però poi mi potrei organizzare ad andare dai miei e magari lì ci riesco. Chissà che per una diretta non mi inviti. È bello perché insomma nelle dirette tu ti leggi magari le domande, le curiosità sono più dirette. Io adesso sto parlando con me stessa e dovrei smetterla perché sono già 15 minuti quasi, quindi questa volta vi saluto per davvero e ci vediamo al prossimo video, dove già lo avvio un po', e questi sono i magnifici colori, non vedo l'ora di iniziarli.
Vi mando un bacio e ci vediamo quindi al prossimo video. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se vi è arrivato la mia idea. Ecco, il mio progetto ancora no, sta arrivando, è in corso d'opera. Ciao, buona giornata!